Ciao, benvenuti su Mintitaro. Con il video di oggi vediamo le energie della settimana che va dall'11 al 17 ottobre. Vedremo le energie generali, i dettagli con i tarocchi e poi consigli le carte e gli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana per prenderne il meglio. Come sempre abbiamo tre varianti fra cui scegliere, la prima con il quarzo rosa, la seconda con il quarzo di rocca e la terza con l'opale bianco. Potete fermare il video un attimo e scegliere con calma, ma seguendo il vostro intuito, la variante che più vi comunica. Dopodiché potete andare direttamente al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella del quarzo rosa. Dunque, per quanto riguarda le energie generali di questa settimana, cambiamenti all'orizzonte, è l'angelo custode dell'aria che appunto indica un cambiamento che sta arrivando, anche abbastanza repentinamente perché appunto si parla dell'elemento aria. Non è né bello né cattivo questo cambiamento, bisogna vedere i tarocchi per i dettagli, però questa carta diciamo che è abbastanza neutra. Vediamo un attimo con i tarocchi. Dunque, la carta centrale è il Re di Spade e la settimana inizia con il Cavaliere di Coppe, il 3 di Denari e l'8 di Spade. La seconda parte della settimana vede il Cavaliere di Spade, il Paggio di Spade e il Cavaliere di Denari. Dunque c'è sicuramente molta energia mentale perché ci sono ben 4 carte su 7 di spade, quindi molti pensieri nella vostra testa e poi anche in allineamento con l'angelo custode dell'aria che è comunque una carta d'aria come le spade e quindi sicuramente molti pensieri e molte riflessioni da fare questa settimana. Dunque, la settimana inizia con il Cavaliere di Coppe e il 3 di Denari. Il Cavaliere può rappresentarvi e indica appunto che avete questa energia, state andando verso una direzione che voi amate, perché il Cavaliere di Coppe è una persona che segue le proprie emozioni, quello che ama, non segue molto ciò che gli conviene, ma appunto segue il proprio cuore e sta andando verso il 3 di denari, quindi attività che possono implicare la cooperazione con altre persone con cui vi trovate bene perché appunto si parla di coppe e quindi c'è un progetto, c'è un'attività da fare con altre persone che vi fa piacere fare appunto, però subito dopo abbiamo l'otto di spade che indica una sorta di prigionia. Vi sentite legati da una situazione o da delle persone e quindi questa è una sensazione di disagio fondamentalmente, come se ci fosse qualcosa appunto che vi impedisce i movimenti, come questa ragazza che ha le braccia legate e non vedete la via d'uscita appunto perché c'è, gli occhi sono bendati, quindi anche se il recinto di spade che la circonda è in realtà aperto, lei non lo sa, la protagonista della carta, appunto perché ha gli occhi bendati. Quindi vi sentite un po' accerchiati in una situazione che vi soffoca. Può essere legata a questa collaborazione, però può anche essere semplicemente che è un'attività che ha dei lati negativi che vi fanno sentire appunto
limitati nei movimenti. Le successive carte sono tutte carte di figure, abbiamo il re di spade, il cavaliere di spade, il paggio di spade e poi finalmente il cavaliere di denari. Queste tre carte di spade stanno veramente ad indicare che vi sentite un attimo nella situazione di dover decidere su come spezzare questi vincoli che vi limitano nei movimenti. Il paggio indica appunto una ricerca di una soluzione, ha anche un atteggiamento un po' di difensivo, vedete ha la spada alzata, quindi sul chi va là, per dire. Il cavaliere di spade ha questa urgenza di far qualcosa, di attivarsi, di trovare la soluzione, di agire. E il re di spade è un pochino più riflessivo, è una figura che è più padrona di sé rispetto al cavaliere. Il cavaliere solitamente, quello di spade, ha un'energia molto veloce che butta giù i muri senza neanche pensarci due volte, è una persona che decide molto alla svelta, quindi è sicuramente anche indice di questi cambiamenti che hanno bisogno di avvenire. Quindi ho questa impressione che il cambiamento che viene a essere espresso dalla carta dell'angelo custode dell'aria è un cambiamento che viene da voi, perché voi siete rappresentati anche dal cavaliere di spade e un po' come l'arcangelo Michele, avete proprio la necessità di agire per liberarvi da questi vincoli che vi sentite addosso e che vi opprimono. Attraverso però l'energia un pochino più riflessiva, un po' più ponderata del re di spade, vedo che effettivamente riuscirete a farlo. Quindi diciamo che da una parte voi avrete l'urgenza di agire e riuscirete a agire per il meglio grazie alla energia del re di spade, che è una persona che riflette e che sa che mosse prendere, però sicuramente è intenzionato, è una persona volitiva, è una persona che una volta che ha deciso qualcosa la fa, il re di spade, quindi sicuramente riuscirete a sbloccare questa situazione in cui siete venuti a cadere all'inizio della settimana, perché evidentemente è un'attività che ha dei benefici per voi, questa espressa dal 3 di denari, che indica anche successo, che indica una collaborazione fruttuosa, però evidentemente vi vincola in parte. Voi riuscirete attraverso appunto questa energia scusate, si attaccano le carte, questa energia delle spade a mettere subito le cose in chiaro e a chiarire i termini di questa collaborazizione che evidentemente ha dei lati che vi danno fastidio. Questo vi permetterà quindi di continuare a collaborare con queste persone, però in maniera molto più in linea con con le vostre esigenze e a fare progressi in tal senso, perché il cavaliere di denari esprime appunto un progresso costante e proficuo, quindi sicuramente riuscirete nel vostro intento. Dal punto di vista lavorativo, quindi c'è una collaborazione che vi piace, che ha i suoi vantaggi, però che all'inizio di questa settimana vi
vi darà anche un senso di limiti che però riuscirete appunto a eliminare dei vincoli che vi ingabbiano e che a voi non piacciono e che riuscirete appunto a eliminare tranquillamente, così che alla fine della settimana sarete molto più tranquilli, molto più concreti e potrete dedicarvi alle vostre attività in maniera molto più concentrata e molto più proficua rispetto a prima. Però appunto ci sarà la necessità da parte vostra di agire per chiarire la situazione con coloro, i colleghi o chi altro che con cui nel vostro lavoro dovete collaborare. Dal punto di vista sentimentale c'è un cavaliere di coppe nella vostra vita che appunto può avere anche delle attività di tipo pratico con voi, non soltanto di tipo sentimentale, magari avete a che fare con lui non tanto come se siete single, non tanto come una appunto relazione amorosa, però magari è un cavaliere che conoscete in ambito lavorativo o per altri tipi di attività con cui avete a che fare, però vi sentite appunto vincolati, vi sentite limitati nell'esprimere voi stessi con questa persona, perché magari può anche dare l'idea che sia una persona un po' autoritaria, non soltanto diciamo affascinante, perché il cavaliere di coppe di solito è una persona affascinante, però anche un po' autoritaria, come può essere rappresentata dal re di spade. In questo caso io vedo proprio la vostra esigenza di chiarire con questa persona, magari di esprimervi al meglio, di comunicare di più con questa persona, di buttare un po' giù questo muro che c'è fra voi due. E effettivamente vedo che secondo me ci riuscite, perché appunto durante la settimana vedo un progresso e il cavaliere di denari finali dà proprio l'idea di una situazione stabile con questa persona. Quindi se il cavaliere di coppe è una persona con cui siete in una relazione, ci possono essere ehm, dei bisogni di chiarimento, un bisogno di chiarimento con questa persona che comunque appunto riuscite a fare anche in maniera abbastanza, anche se un po' irruente appunto con l'energia del cavaliere di spade. Se invece siete frequentate questa persona, magari vi piace, però appunto non siete legati sentimentalmente a questa persona, vedo che ci saranno delle comunicazioni a breve con questa persona che porteranno appunto a dei progressi nel rapporto con questa persona, anche se mai totalmente sereni, perché comunque c'è il paggio di spade che di solito è una figura un po' sul chi va là, sulla difensiva, ecco, questo un po' che è un po' la parte vostra, questo atteggiamento un po' sul difensivo, ecco. Però appunto vedo anche in ambito sentimentale una esigenza di chiarire dei termini, chiarire eh, una situazione con questo cavaliere di coppe. Vediamo cosa dicono le carte degli archetipi e abbiamo il vendicatore mascherato. Quindi, allora, il vendicatore è l'archetipo che appunto si fa giustizia da solo per una causa o per se stesso. E quindi sì, effettivamente dà un po' l'idea, come il cavaliere di spade, che avrete questa esigenza di chiarire
determini, chiarire una situazione con delle persone con cui avete a che fare, che sia il vostro partner, che sia un collaboratore, dei collaboratori al lavoro, che siano altre persone nella vostra vita, appunto ehm, vi sentite un po' vincolati, vi sentite poco liberi di esprimere voi stessi e quindi avrete questa esigenza di chiarire appunto la situazione e mettere una collaborazione o comunque una frequentazione con una persona più in linea con le vostre esigenze. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata d'aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella del quarzo di rocca. Vediamo subito le energie della settimana e abbiamo l'incantatrice dell'aria che parla di una situazione di disagio e un po' anche di ansia, di agitazione, delle paure che vengono fuori. Vediamo però un po' che cosa ci dice. Che cosa ci dicono i tarocchi? E abbiamo come carta centrale il 3 di coppe e la settimana inizia con il diavolo, l'8 di bastoni e l'8 di denari. Seconda parte della settimana vede il 10 di denari, il 6 di coppe e l'8 di coppe. Dunque, la carta del diavolo, no? Solitamente è intesa come negativa perché appunto c'è una simbologia cristiana, per cui è tutto ciò che è un po' negativo, nemici nascosti e cose del genere, però in realtà è anche e soprattutto, per come la vedo io, è la carta del caos, cioè di quello che è un po' fuori controllo, di quello che può anche vincolarci, no? Un po' al di fuori della nostra volontà. Perché appunto ci sono queste catene che ci vincolano all'interno a situazioni o a persone eh, in modo anche soprattutto psicologico, ecco, non è tanto un vincolo pratico quanto un essere legati emotivamente, psicologicamente a qualcuno o a qualcosa. E vediamo che evidentemente c'è una situazione che vi vincola, a cui siete molto legati a livello emotivo. ehm, e che evidentemente alla fine vi disturba perché l'incantatrice dell'aria indica appunto un senso di disagio, di paura, di agitazione per un verso. Ed è qualcosa, secondo me, che è un po' legato a situazioni precedenti, cioè è un vincolo, anche un blocco psicologico vostro che arriva un po' da lontano, un po' perché è l'arcano maggiore e un po' perché c'è il 6 di coppe qua che indica un po' il passato. Sono situazioni che possono essere relative soprattutto alla vostra famiglia d'origine o comunque proprio all'ambito della vostra
non infanzia, però insomma sono esperienze che hanno scavato molto nel vostro passato. Io vedo però che riuscite in parte a risolvere questi vincoli che sentite dentro di voi durante questa settimana, perché vedo che finisce con l'otto di coppe, ovvero la volontà di dare le spalle a delle situazioni passate, cercare oltre verso nuovi confini, verso nuovi orizzonti, perché proprio questo personaggio dell'otto di coppe dà le spalle al 6 di coppe, che è appunto la carta in parte che parla del passato. Quindi comunque anche la volontà forse, cioè senza guardare al diavolo come una situazione particolarmente negativa, mi dà l'idea che comunque crea come una comfort zone da cui vi volete emancipare, perché appunto eh, il 6 di coppe è anticipato, insomma, la carta precedente è il 10 di denari, che è di solito la carta che indica delle risorse legate alla famiglia di origine, a varie generazioni. Quindi è come se voi aveste questa esigenza di liberarvi da questa zona di comfort per cercare autonomamente di realizzarvi nel mondo, di avere nuovi obiettivi. Probabilmente è questo che vi fa un po' paura, uscire appunto dalla comfort zone, però sentite questa esigenza e la sentite in maniera un po' impellente all'inizio della settimana, perché abbiamo l'otto di bastoni che ha questa forza energica veloce di voler concretizzare. Vedete, questi bastoni dall'alto vanno in basso, dà proprio l'idea che un'energia che si vuole concretizzare nella materia, no? Quindi di creare effettivamente qualcosa nel proprio quotidiano o comunque nella sfera lavorativa, soprattutto direi, perché c'è l'otto di denari, quindi ci sono già due otto, quindi la volontà di avere un nuovo equilibrio, di crescere, ehm, di emanciparsi, di avere una propria, di crescere a livello personale e anche professionale, però insomma se non altro a livello personale nel quotidiano. Attraverso probabilmente anche un gruppo diverso rispetto a quello familiare, perché abbiamo il 3 di coppe che indica appunto amicizie, e altri tipi di persone che sono esterni al nucleo familiare. Quindi a me proprio dà l'idea che c'è questo vincolo che un po' vi pesa, che sentite all'inizio della settimana, è un vincolo secondo me che è legato alla vostra situazione o al vostro vostra situazione di origine, al vostro nucleo familiare, che sentite impellentemente all'inizio della settimana questa volontà di concretizzare cose a livello personale, situazioni, obiettivi, eccetera, in maniera autonoma. E quindi durante questa settimana, frequentando anche persone al di fuori del vincolo familiare, maturerete questa volontà di appunto cercare nuovi orizzonti personali, insomma, con l'otto di coppe. Quindi a livello professionale, evidentemente appunto c'è un'attività che può essere anche magari legata alla vostra famiglia d'origine o comunque un'attività che è stata costruita negli anni, probabilmente anche con altre persone o comunque insomma che avete da tempo e che vi ha dato dei frutti, una certa sicurezza
anche stabilità, perché il 10 di denari appunto è proprio l'apice dei denari, quindi una certa sicurezza economica, una certa stabilità, però avete appunto questa esigenza questa settimana di costruire, di crescere professionalmente, di costruire qualcosa di diverso, di nuovo, magari con appunto persone al di fuori dai soliti ambienti lavorativi con cui vi trovate molto bene, perché appunto il 3 di coppe indica proprio delle persone con cui avete una certa affinità e appunto state maturando durante questa settimana l'esigenza di cercare nuove possibilità di pensare appunto a volgere un po' le spalle a quello che avete costruito finora o a magari delle attività che vi legano alla vostra famiglia o a comunque delle persone legate al vostro nucleo d'origine da tempo e cercare appunto nuovi orizzonti. Questo tipo di attività, questo tipo di volontà vi crea un po' di paura, no? Come indica appunto l'incantatrice dell'aria, però vi vedo abbastanza determinati perché appunto l'otto di coppe indica un voltare le spalle alla situazione che si ha per cercare nuove prospettive, anche isolarsi un attimo diciamo rispetto a quello che si fa quotidianamente nel proprio lavoro. Dal punto di vista sentimentale c'è una passione che avete che non vedo particolarmente positiva con una persona, quindi non positiva appunto perché c'è il diavolo che in questo caso in particolare in ambito sentimentale non è mai particolarmente positivo, dipende, però insomma, e avete appunto questa esigenza di lavorare su voi stessi, cercare nuovi tipi di orizzonti, insomma, di voltare un po' le spalle a questa passione che avete, magari e buttandovi sia sul lavoro che appunto frequentando altre persone con il 3 di coppe. Però appunto mi dà l'idea che avete una dipendenza in parte emotiva nei confronti di un'altra persona a cui siete legati da tanto tempo, non necessariamente in maniera ufficiale, nel senso può essere che voi personalmente avete una passione per questa persona, però magari questa persona è legata ad altre persone e appunto durante questa settimana maturerete sempre più la convinzione di voltare un po' le spalle a questa situazione, a questo tipo di passione che avete. Anche se appunto vi fa un po' paura con l'incantatrice dell'aria, che è comunque sempre una carta che non crea, cioè evidenzia un certo timore, ecco, mettiamola così. Però appunto anche in questo caso vi vedo abbastanza convinti nel voler lavorare su voi stessi anche in maniera decisa con l'otto di bastoni insieme all'otto di denari per appunto creare una vostra base indipendente da questa persona. Vediamo cosa dice l'archetipo e abbiamo il bambino magico. Questa è una carta che richiama l'idea appunto dei bambini, no? Che vedono magia nella realtà quotidiana, che credono nelle favole e appunto vi consiglia di credere anche voi a quello che l'obiettivo che avete, crederci profondamente, avere fede e soprattutto di cercare di vedere la bellezza in quello che vi circonda, un po' come i bambini, appunto. È una carta che vi consiglia di credere che è possibile realizzare quello che volete, anche da soli, anche
appunto obiettivi o orizzonti che vi potrebbero allontanare da una situazione di partenza che può darvi sicurezza e stabilità, e quindi nuovi orizzonti potrebbero mettere in discussione questo tipo di zona di comfort, potrebbero farvi uscire da questa zona di comfort. E quindi la carta dell'archetipo del bambino magico vi dice comunque di avere fiducia, di credere in quello che volete fare, quello che volete diventare soprattutto. Bene, spero che questa lettura vi sia piaciuta. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella dell'opale bianco. Vediamo subito le energie della settimana. E abbiamo il grande padre dell'aria. Questa è una carta di qualcuno che deve decidere qualcosa, o comunque ha un conflitto interiore fra qualcosa che vorrebbe fare e qualcosa che in realtà non è giusto, non è conveniente fare. Quindi ci sono due lati della stessa questione che sono in conflitto e che crea un disagio, un vero e proprio travaglio interiore. La carta solitamente consiglia di non focalizzarsi su un approccio razionale per poter riflettere sulla questione, decidere sulla questione, però anche seguire un po' quello che effettivamente uno vuole fare, i propri desideri intimi. Vediamo però comunque i dettagli con i tarocchi, e abbiamo il 2 di denari come carta centrale, e poi la settimana inizia con il 10 di denari, l'8 di bastoni, il cavaliere di spade, la seconda parte della settimana vede il diavolo, il carro e il 4 di bastoni. Dunque, il 2 di denari sicuramente sta a indicare che avete da soppesare dei lati della stessa questione. State soppesando da un punto di vista sia razionale che appunto dal punto di vista delle passioni, perché al lato ha il cavaliere di spade che solitamente è legato alla sfera mentale, e dall'altra parte abbiamo il diavolo, che è un po' il caos, un po' le pulsioni profonde anche del nostro dei nostri desideri più primari, no? Per un certo verso più basici. Quindi evidentemente state, come dire, a metà, la carta, il grande padre dell'aria indica proprio un conflitto interiore, quindi come se voi foste divisi in due, no? Da un lato avete dei desideri, delle passioni, delle pulsioni, dall'altro però non vi rendete conto che non sono probabilmente in linea con ciò che vi conviene fare, e quindi siete divisi interiormente. La prima parte della settimana vede proprio questa urgenza nel prendere un certo tipo di decisione, perché abbiamo l'otto di bastoni insieme al cavaliere di spade, scusate, quindi è proprio una energia veloce, urgente, di voler decidere, di voler prendere delle decisioni, che vi viene probabilmente anche un po' imposta da qualcun altro, che viene dal vostro ambiente di provenienza, o comunque da persone esterne con cui avete
dei vincoli anche di tipo materiale, perché appunto prima dell'8 di bastoni abbiamo il 10 di denari, che quindi può anche indicare un'impresa, un'attività economica, oppure risorse che vengono dal nucleo familiare, quindi tutto ciò che comunque è molto istituzionalizzato per un verso, molto stabile, è una situazione stabile di tipo proprio radicata nella terra, ecco, quindi mi dà proprio l'idea che da questo tipo di situazione, che può essere appunto un'impresa, che può essere la vostra famiglia di origine, che può essere anche il vostro patrimonio, per dire, comunque una situazione che è stabilizzata nel tempo, da questo tipo di situazione, o da questo tipo di persone che provengono da questo tipo di milieu, di ambiente, viene appunto una notizia, un messaggio, o comunque una pressione verso di voi, che vi spinge a dover prendere appunto una decisione su che tipo di cammino seguire. E la cosa vi mette appunto sotto pressione, e siete in questa fase di proprio di decisione da prendere, e non è facile, è una decisione non facile, appunto perché non avete l'armonia, è stata un po' imposta dagli altri questo tipo di decisione, questo tipo di scelta da fare, e questo mi mette sotto pressione, perché manca proprio l'armonia per decidere in maniera tranquilla e, e serena, ecco, soprattutto. Però io vedo che riuscirete appunto a risolvere i vostri dubbi, perché vedo la carta del carro, che è l'energia che vi permette di focalizzare le energie e i pensieri verso un obiettivo e una direzione specifica. Quindi è poi seguita dal 4 di bastoni, che quindi è una stabilità, è una serenità anche nell'ambiente familiare, quindi sicuramente prenderete la decisione migliore per voi e per coloro che vi stanno attorno. Quindi vedo che è un travaglio che poi si concluderà all'interno di questa settimana, e che quindi riuscirete poi alla fine a gestire la situazione nel modo ottimale. Quindi questo in linea generale, come dire, un imbarazzo relativo a una decisione da prendere, che viene da qualcuno esterno da voi, da una situazione che si sviluppa in maniera tale per cui dovete appunto prendere una decisione. Probabilmente riceverete nella prima parte della settimana appunto dei messaggi, delle comunicazioni che vi mettono pressione per dover decidere. Riuscirete anche probabilmente seguendo un po' il vostro intuito, il vostro impulso, perché prima del carro abbiamo la carta del diavolo, che appunto indica i vostri desideri intimi, i vostri impulsi primari, quindi probabilmente sarete guidati nella vostra decisione da questo tipo di approccio, quindi non tanto la razionalità, poi deciderete invece di seguire un po' il vostro istinto, e sarà al meglio, perché appunto la settimana finisce con il 4 di bastoni, quindi celebrazione, serenità, stabilità, e quindi sicuramente un'atmosfera serena. Dal punto di vista professionale, evidentemente o un vostro cliente o qualcuno all'interno dell'impresa in cui lavorate vi comunica appunto delle informazioni che vi costringono a dover prendere delle decisioni, anche
come dire, a gestire delle situazioni in maniera da far combaciare il tutto, come se appunto vi trovaste sul collo all'improvviso da dietro delle attività aggiuntive da fare, e questo vi crea appunto molto stress e molto e appunto ansia, non sapete bene, soprattutto all'inizio della settimana, come poter gestire questo tipo di attività anche aggiuntive, può essere anche questo per dire. Oppure vi viene comunicato che dovete prendere appunto una decisione e non sapete bene se seguire il vostro quello che effettivamente vi piacerebbe fare, oppure quello che vi conviene fare. Vedo comunque che nell'ultima parte della settimana riuscirete a convogliare questa energia, questo stress verso un cammino più tranquillo, più sicuro. Il carro è la carta del condottiero, no? Quindi colui che riesce a decidere la direzione da seguire, e quindi dà ai cavalli la direzione dove andare, quindi è proprio il condottiero. E durante la seconda parte della settimana avrete appunto questa energia, quindi riuscirete a sbrogliare la matassa e a decidere anche seguendo il vostro impulso. Comunque vedo molto più ordine rispetto alla prima parte della settimana, dove appunto queste decisioni, queste informazioni che vengono probabilmente da qualcuno all'interno della vostra impresa o da un cliente, uno dei vostri clienti, creano del caos, appunto rappresentato dalla carta del diavolo, e riuscirete appunto a mettere ordine in questo caos, e anche volendo ne sarete talmente contenti che farete una piccola celebrazione magari con i vostri amici o i vostri colleghi di lavoro con il 4 di bastoni. Vedete questa carta da celebrazione fondamentalmente. Quindi sicuramente è un travaglio, un'ansia, uno stress, ecco, mettiamola così, che dura lo spazio di una settimana. Dal punto di vista relazionale, sentimentale, evidentemente ci sono delle comunicazioni che vi turbano, che vi danno fastidio, che comunque vi costringono a dover gestire una situazione che sta diventando complicata. Nella seconda parte della settimana, anche in campo sentimentale, comunque vedo che riuscite a mettere ordine in questo caos, e quindi questa relazione che può essere comincia a diventare soprattutto nella prima parte della settimana un po' caotica, un po' confusionaria, magari anche con delle forzature, dei disguidi di comunicazione fra voi e l'altra persona. Riuscite comunque a mettere ordine, a imporre, diciamo, a voi stessi una direzione tale per cui alla fine della settimana vedo che comunque l'armonia ritorna, e quindi non ci saranno ulteriori problemi. È un'armonia che appunto viene a mancare all'inizio della settimana, che però appunto riuscirete, grazie al vostro carattere, alla vostra sicurezza in voi stessi, alla vostra anche volendo doti di leadership, a convogliare in una direzione prestabilita, per cui lo stress alla fine svanirà abbastanza presto alla fine della settimana, e potrete finalmente anche voi celebrare. Però appunto ci sono delle comunicazioni che vi danno fastidio, che vi creano del disagio all'inizio della settimana. Vediamo che dice
la carta degli archetipi e c'è la carta del dilettante. Il dilettante è una persona che fa le cose per passione, non per dovere, e questo evidentemente è un po' il suggerimento della carta, ovvero decidere secondo quello che sentite intimamente con la carta del diavolo, senza che diventi un obbligo o che diventi un dovere. Seguite le vostre passioni in maniera anche leggera, appunto, o meglio, ricordatevi che nel lavoro e anche nei sentimenti, in questo caso appunto la carta vi ricorda di ritrovare un po' la gioia iniziale, quella di chi fa un certo lavoro anche perché gli piace, non solo perché debba essere appunto un dovere. E questo anche nelle relazioni amorose, di essere spensierati, ecco, questa è la parola, spensierati. Avere un atteggiamento spensierato questa settimana potrebbe essere la chiave vincente che potrebbe ridarvi la serenità per decidere, per prendere le vostre decisioni in maniera serena. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!